Dove parcheggiare a Venezia, Piazzale Roma e Isola del Tronchetto. Oggi faremo un video che cerca di dare un po' di informazioni a chi arriva a Venezia in macchina o in moto e deve parcheggiare. Per farlo cominceremo con le bellissime immagini del Ponte della Libertà, ponte ferroviario e stradale di circa 4 km che collega il centro storico di Venezia con la terraferma. Esso costituisce l'unica via d'accesso per il traffico veicolare a Piazzale Roma e l'Isola del Tronchetto. Per chi non è mai stato a Venezia è molto bello avvicinarsi alla città, un po' alla volta, completamente circondata dall'acqua con i suoi campanili. La prima esperienza di Venezia, sia che si arrivi in macchina che si arrivi in treno. Vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella. Nella descrizione ci sono dei link di Amazon che se vi accederete per poi fare le vostre compere senza ulteriore spesa, io prenderò una piccola percentuale. In più, se volete aiutare il canale e offrirmi un caffè, c'è anche un link al mio PayPal. Vi ringrazio in anticipo. Mentre state facendo il ponte, date un'occhiata, ci sono degli indicatori che indicano se ci sono posti liberi nei parcheggi principali a Piazzale Roma e al Tronchetto. Questo vi faciliterà per decidere se proseguire o girare direttamente per il Tronchetto, se Piazzale Roma è già tutto pieno. Premetto che è meglio prenotare online precedentemente i parcheggi per evitare di rimanere senza posto nei periodi di massima concentrazione turistica e il weekend soprattutto. Infatti alla fine del ponte si dovrà scegliere se proseguire per Piazzale Roma o girare a destra per l'isola parcheggio del Tronchetto. Andando dritti a Piazzale Roma si ha il principale snodo viario per raggiungere dalla terraferma il nucleo storico della città di Venezia. Qui i parcheggi costano un po' di più perché si è praticamente in città. Da qui partono le linee dei vaporetti per le varie destinazioni. Ho fatto un video a riguardo che vi linko in alto a destra. All'inizio di Piazzale Roma avremo sulla destra il parcheggio comunale, che è anche il più grande, con più di 2000 posti auto e 180 posti moto, distribuiti su 6 piani con 10 sale e 2 terrazze. È il primo che viene riempito quando ci sono le giornate clou, ma è anche il più comodo della città, tant'è che molti veneziani tengono la macchina qua. Prezzi dai 30 euro in su, dipende dalla grandezza della macchina. Proseguendo sempre sulla destra dopo il comunale si ha il garage San Marco, secondo in ampiezza con 900 posti auto, che non prevede tariffe orarie frazionabili e stabilisce in 24 ore la tariffa minima di 39 euro, non consigliato per soste brevi. Per queste ultime si può andare al parcheggio Sant'Andrea che è posto nel retro del comunale. Dopo di questi abbiamo dei posti chiamati alla mezz'ora, che la prima è gratis, e poi sono a pagamento con parchimetro. Fatta la svolta, si torna indietro per dirigerci all'Isola del Tronchetto adibita in toto al parcheggio.
Essendo un po' decentrata, la tariffa è un po' più bassa, sui 25 euro, ed è a circa 15 minuti a piedi da Piazzale Roma. Il Tronchetto è un'ottima soluzione per parcheggiare, da qui partono i collegamenti con il traghetto per il Lido di Venezia. Da qui c'è la fermata pubblica del Vaporetto per la città e dal 2010 è attivo il People Mover che garantisce un veloce collegamento per Piazzale Roma per pochi euro. In alternativa per risparmiare è possibile scegliendo la terraferma a partire dal centro o la stazione di Mestre e la vicina Porto Marghera. Da là si potrà raggiungere la città con gli autobus di linea in una quindicina di minuti. Spero che questo video vi sia piaciuto e sia stato d'aiuto e fatemi sapere se volete altre informazioni. Vi ringrazio. Iscriviti! 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 Iscriviti!